Se pensi che per creare una strategia automatica funzionante basti un indicatore, una strategia bella sulla carta, questo video è per te. Il 90% delle strategie fallisce già prima di essere programmata, semplicemente perché chi lo fa non lo fa nella maniera corretta. Nel video di oggi andremo a vedere come scrivere una specifica tecnica chiara che è l'essenziale per fare una strategia automatizzata, funzionante e che segua delle regole ben scritte e segua delle regole sensate, e vedremo come poterlo fare. Nel video precedente abbiamo visto come nasce l'idea di una strategia ed oggi entriamo più nella specifica e facciamo un bel passo avanti. Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale. Io sono Emanuele Giulivi e nel web Dynamic Trader, e oggi voglio portare avanti questa serie di video dove porterò le persone ad un livello tale da poter seguire i miei video e capire come funziona il trading algoritmico in generale e come anche funziona la programmazione di un expert advisor. Alla fine ricordatevi sempre che faremo una programmazione di un expert insieme e ve lo regalerò gratuitamente, quindi seguite questa serie che sarà molto interessante. Adesso andiamo al PC che iniziamo la lezione. Ed eccoci qua ragazzi, in questo episodio 2 vedremo bene cos'è la specifica tecnica. La specifica tecnica è il cuore di ogni expert advisor. Senza essa non esiste automazione. Perché? Per quale motivo? La specifica tecnica è ciò che rende le regole eseguibili, è tutta una scaletta di regole che devono essere rispettate. Vediamo le varie differenze, no? L'idea è un concetto astratto, l'idea è appunto, come diciamo nella scorsa lezione, per esempio, delle medie mobili si vanno a incrociare. Io ho un'idea di strategia trend following, quindi voglio che mi segua il trend dell'asset che utilizzo, di conseguenza nel momento in cui si incrociano al rialzo le medie mobili io voglio che mi compri e al contrario che mi venda. Di conseguenza questa è un'idea, è un concetto astratto, non ho ancora scritto regole, non ho nulla. La strategia, la logica generale di utilizzo, questa appunto la strategia a medie mobili per esempio, o la strategia orb opening range, è solo un'idea o comunque sono delle regole generali. La specifica è proprio le regole eseguibili. Di conseguenza è un documento scritto, non c'è alcun tipo di ambiguità né interpretazione manuale. Io una volta che ho scritto le mie regole eseguibili, una volta ho scritto la specifica tecnica, quelle sono, quelle rimangono, niente modifiche, è tutto definito prima e è tutto chiaro, ok? Non c'è nulla altro che posso andare. Sì, io posso andare a fare delle modifiche di miglioramento, di ottimizzazione, ma comunque sono tutte cose scritte e non mi vado ad inventare nulla. Quando scrivo quelle regole, eseguo quelle regole e quelle regole sono il must, diciamo. Quali sono i componenti obbligatori? Chiaramente il contesto, quindi contesto di trend rialzista o trend ribassista, o di medie mobili impostate al rialzo, medie mobili al ribasso. Quindi ci deve essere sicuramente un contesto. La condizione, ci deve essere il trigger, lo stop loss e il take profit impostati, il rischio percentuale e regole di sicurezza. Queste sono le componenti obbligatorie ed adesso andremo a vederla una per una. Cos'è il contesto? Il contesto è il quando. Per esempio ho scritto qua l'asset US 100 che è il Nasdaq, i giorni in cui devo operare sono dal lunedì al venerdì e l'orario è l'apertura di mercato. Questo fa riferimento alla strategia ORB. Non c'è trading fuori da quella finestra. Questo intanto mi definisce un when, quando questa deve operare. Andiamo sotto e andiamo a vedere la condizione, come dicevamo, che sarebbe l'IF. La condizione è il range iniziale definito. Per quanto riguarda, prendiamo come esempio la opening range breakout che ho ampiamente spiegato su altri video, l'IF è il range iniziale, il massimo e i minimi che rimangono validi e ancora non c'è nessun ingresso. Andiamo a vedere un esempio. Ok, qua siamo su US 100 e come dicevo la opening range breakout ha un contesto che è l'asset US 100, ha i giorni in cui devono essere tradati, che è il lunedì e il venerdì, e l'orario è l'apertura di mercato. Ok? E fino a qui ci siamo. La condizione è il range iniziale definito, massimi e minimi validi. Andiamo a vedere sul grafico di cosa parliamo. Io adesso traccio le linee
e che cosa intendiamo? L'apertura sono i primi 15 minuti, quindi dalle 15:30 alle 15:45. Perfetto, quindi massimi e minimi sono esattamente questi qua, ok? Di conseguenza, che cosa a noi interessa? Interessa andare a comprare o vendere sopra o sotto questo range definito con massimi e minimi validi. Quindi fino ad ora siamo arrivati e siamo allineati. Andiamo sotto il trigger. Quale deve essere il trigger? Quale deve essere quello che mi fa eseguire il trade? La chiusura sopra o sotto il range? Con un buffer fisso e comunque è un evento oggettivo. Che cosa intendo per buffer fisso? Significa che il range deve essere di una certa distanza minima o massima per poter essere eseguito. Di conseguenza, se noi impostiamo un filtro o comunque impostiamo un minimo e un massimo, in questo caso molto probabilmente viene rispettato perché non è né troppo largo né troppo stretto. E che cosa abbiamo qua? Abbiamo una candela che dopo i primi 15 minuti mi chiude al di sotto. Di conseguenza la nostra posizione è aperta short. Facciamo una posizione aperta short in chiusura, mettiamo lo stop loss sopra il range, quindi è ben definito, e il target sotto. In questo caso, ragazzi, sarebbe andata tranquillamente a target o comunque in profitto. Come ben vedete, ha proseguito la sua discesa. In questo caso sarebbe stata una buonissima posizione. Questo è ciò che definisce una specifica e ciò che mi fa ripetere ogni volta questo tipo di impostazione. Andiamo avanti, che mancano delle componenti scritte per essere appunto confermate e che devono essere scritte prima, che sono lo stop loss. Lo stop loss possiamo metterlo fisso, basato sul range o a punti. Deve essere sempre, ragazzi, è sempre definito prima. Non potrò mai andare ad impostare lo stop loss dopo, perché non so qual è il rischio e non so quale sarà appunto il mio stop loss. Di conseguenza è una cosa altamente rischiosa, altamente dannosa e non può capitare. Di conseguenza, se ci basiamo su quella strategia, lo stop loss è definito sul range, non è a punti, non è fisso in termini sempre di punti o percentuali, ma è definito sul range. Quindi torniamo a vedere stop loss sul range, apertura, chiusura sopra o sotto minimi e massimi, e questo viene eseguito ogni volta. Questo è ciò che fa un expert advisor: esegue delle regole scritte, esegue delle regole sistematicamente, esegue delle regole che, se testate, vanno ad avere senso e hanno un edge che ci porta dalla nostra parte dei buoni guadagni o comunque dei possibili profitti. E questo è ciò che ci interessa. Parliamo anche del take profit, ovviamente, che allo stesso modo come lo stop loss va definito prima. Non esiste una gestione dinamica e ci deve essere un rapporto rischio-rendimento favorevole. Lasciarlo stop loss take profit 1 ad 1, quindi perdo 1, guadagno 1, è molto difficile che a lungo termine mi possa portare dei guadagni, semplicemente perché devo avere veramente un edge statistico dalla mia parte di take profit, quindi di vittorie, di volte in cui effettivamente va nella mia direzione che dico io, molto più alto. Di conseguenza è un pochino più difficile. A noi ci interessa avere almeno un take profit 1 a 2, dove anche se il 50% delle volte va a target e il 50% va a stop, io rimarrò sempre in guadagno, perché perdo 1, guadagno 2, perdo 1, guadagno 2, di conseguenza sarò sempre in salita, e questo è ciò che ci interessa. Quindi anche questo deve essere impostato prima. E poi gestione del rischio. Io devo sapere, in base a quanto voglio perdere, in base allo stop loss che utilizzo, in base al take profit e tutto quanto voglio rischiare su ogni trade, e lo faccio, come dicevo anche la scorsa volta, lo faccio in percentuale, perché un modo professionale è un modo per sapere quanto vado a perdere in percentuale su ogni trade che apro, su ogni operazione che apro e su ogni stop loss o take profit che prendo, perché se prendo lo stop loss dell'1% mi perdo l'1%, se prendo il take profit guadagno il 2%, e noi ci interessa sapere in percentuale quanto guadagniamo, perché è così che in maniera professionale si va a ragionare, ok? Niente lotti fissi e abbiamo una coerenza nel tempo. Poi è anche molto interessante perché
se noi cresciamo di percentuale in percentuale nel tempo, poi il reinvestimento sempre dell'1% andrà a essere leggermente maggiore, perché il capitale sale e di conseguenza anche i guadagni, ma anche le perdite, perché sappiamo che sono strettamente correlati. Perdita e guadagno, rischio e reward, cioè quello che andiamo a riguadagnare, è strettamente correlato, ok? E un'altra cosa molto importante o comunque da aggiungere è il key switch. Cos'è il key switch? È ciò che mi ferma la strategia nel caso in cui le cose stanno andando male, nel caso in cui c'è qualche problematica di qualche tipo, che sia legata alla qualche latenza, che sia legato a qualche notizia che esce che fa impazzire i mercati, perché ogni tanto succede anche questo. E quindi metteremo una max perdita giornaliera o un max drawdown totale che ci ferma l'expert e non ci fa rovinare il capitale, perché noi prima di poter guadagnare dobbiamo sapere quanto rischiare e dobbiamo essere certi di non andare a perdere il capitale, perché è molto importante la protezione del capitale, ok? Noi non dobbiamo andare a rischiare troppo, dobbiamo essere con i piedi per terra e dobbiamo fare le cose con la testa, perché ci interessa una correttissima gestione e ci interessa stare tranquilli quando si va a tradare. Una volta impostate tutte queste cose, tutto il resto lo fa l'expert, perché lavora in automatico e noi non dobbiamo fare nulla se non supervisionare, ok? Tutte queste cose vanno fatte prima, è tutta una preparazione per poi andare a creare un qualcosa che ci genera profitti. Ed è ciò che ci interessa, ed è per questo che utilizziamo gli expert advisor, ed è per questo che facciamo trading sistematico, ragazzi. Ok? Adesso voglio vedere insieme a voi la specifica tecnica completa di quello che è l'orb. Come vi ho spiegato prima, il contesto, condizione, trigger, stop loss, rischio e key switch sono tutte cose che sono impostate, sono tutte cose scritte. Adesso vediamo, voglio mostrarvi il template che vi do gratuitamente per completare una specifica tecnica. Se rispondiamo a tutte queste domande, se completiamo tutte le righe di passaggio, allora significa che abbiamo una specifica tecnica completa e che possiamo andare a scrivere il nostro expert. Iniziamo dalle informazioni generali. Questo voglio presentarvi il foglio e farvi vedere tutto quello che ho scritto, che dovete compilare nel caso in cui insomma avete una strategia da impostare e da scrivere e vi fa molto comodo. Quindi nome strategia, mercato, time frame e tipo di strategia. Queste sono le informazioni generali. Andiamo avanti e scriviamo il contesto, il when. L'EA è autorizzato a cercare i trade su quale asset, quali giorni operativi, quali orari operativi, in che sessione, New York, Londra, Asia. Questo dovete insomma saperlo prima. E qual è le condizioni di esclusione. Poi c'è la condizione, quando una situazione diventa interessante, deve essere una struttura presente, rialzista, ribassista, come questa struttura deve essere letta, in che modo, cosa vogliamo utilizzare per leggere quella struttura, quali sono i livelli che devono essere definiti, sono orari, bisogna sapere tutte queste cose, quali criteri rendono la condizione valida. Andiamo sul trigger. Evento preciso che genera l'ingresso, quindi il tipo di trigger, ci deve essere una chiusura di candela, ci deve essere una semplice rottura istantanea, un cross, quindi un incrocio di medie mobili, un incrocio di indicatori che possono aiutare. Queste cose dobbiamo saperle, sempre la direzione, il buffer, se c'è un buffer o no, e il numero massimo di trigger, quindi il numero massimo di trigger di esecuzioni che possiamo fare, che vogliamo che esso faccia in un giorno. 0 interpretazioni, un evento, un'azione. Poi andiamo a impostare lo stop loss, dobbiamo sapere che tipo di stop loss vogliamo, se è fisso, tecnico, se è basato su sempre indicatori, su stop loss su medie mobili, stop loss su linee grafiche tracciate in automatico, qual è il valore in punti, qual è il valore anche in percentuale che magari vogliamo mettere, o qual è il punto di calcolo, se è in base al take profit, che abbiamo per esempio un take profit impostato su un precedente massimo, un minimo, e vogliamo uno stop loss in base a quello. Quindi dobbiamo sapere tutte queste cose. Poi il take profit, che può essere fisso, che può essere sempre in percentuale o che può essere sempre basato sul rischio rendimento, con lo stop loss. Come ho detto prima, è molto importante utilizzarlo con un rischio rendimento 1:2, e poi il metodo di calcolo che si può basare. Poi abbiamo la gestione del rischio,
quindi quanto rischiare per ogni trade in percentuale, che è una cosa importantissima da sapere, il capitale di riferimento, cosa si intende, insomma quale sarà il capitale su cui andremo ad investire, chiaramente il nostro, chiaramente l'equity, e i max trade giornalieri. Poi avremo il key switch, che è la sicurezza del sistema, se vogliamo utilizzarlo o no, non è obbligatorio, ma sicuramente è importante, che ci andrà a definire la massima perdita giornaliera, il massimo drawdown totale e condizioni di stop. Il key switch non giudica ma protegge il conto, ok? Quindi poi abbiamo anche le note finali. Inoltre vi lascio l'esempio compilato dell'opening range breakout, quindi avremo tutta la specifica tecnica utilizzata che vi può far comodo per capire come è impostato e come impostare anche voi un qualcosa di simile che possa essere comodo da utilizzare. Poi avremo anche una checklist specifica pronta finale. Tutte le regole sono scritte? Sì. Nessuna decisione discrezionale? Sì. Un contesto chiaro, trigger oggettivo, stop loss definiti e take profit, rischio percentuale e key switch presente. Se tutte queste sono flaggate, se rispondiamo di sì a tutte queste, allora possiamo programmare. La risposta è no, non possiamo programmare, dobbiamo rivedere la specifica ed andare a compilarla bene e correttamente, ok? Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, spero di aver chiarito qual è la metodologia da utilizzare per scrivere un expert in maniera chiara, diretta e concisa, e sul prossimo video insieme a voi vorrò compilare da zero una specifica tecnica, quindi andare a trovare una strategia, un'idea, compilarla e poi andare a programmarla per farvi vedere come utilizzo io il mio software per programmare gli expert, e poi vedremo insomma di tirare fuori qualcosa di interessante. Quindi se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così non vi perderete i prossimi video. Grazie mille per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!